Amici di Essere Manager, benvenuti, ben ritrovati in questo nuovo episodio del nostro podcast. Oggi parliamo di un tema cruciale per il successo di qualsiasi azienda: come definire obiettivi chiari e misurabili che possano guidare efficacemente le attività strategiche e operative. Partiamo da una considerazione di base. Avere obiettivi ben definiti è fondamentale per dare una direzione precisa all'azienda, allineare gli sforzi di tutto il team e monitorare i progressi nel tempo. Ma come possiamo identificare gli obiettivi giusti e assicurarci che siano compresi e condivisi a tutti i livelli organizzativi? Il processo inizia con un'analisi approfondita della realtà aziendale, sia interna che esterna. Dobbiamo chiederci: qual è la nostra mission, la nostra vision, di quali risorse e capacità disponiamo e, guardando al contesto in cui operiamo, come si caratterizza il nostro mercato di riferimento, chi sono i nostri concorrenti e come si stanno muovendo. Solo con queste informazioni possiamo iniziare a individuare le aree prioritarie su cui concentrare i nostri sforzi di miglioramento. A questo punto, il mio suggerimento è di coinvolgere i manager chiave in sessioni di brainstorming guidato per far emergere idee e spunti su quali obiettivi perseguire. È importante che la discussione sia strutturata e che porti a selezionare un numero limitato di obiettivi, diciamo tra i 5 e i 10 principali, su un orizzonte annuale o pluriennale. Ricordiamoci che gli obiettivi devono essere specifici, misurabili, raggiungibili, seppur sfidanti, rilevanti per l'azienda e definiti nel tempo. Una volta identificati, questi macro obiettivi vanno scomposti in sotto-obiettivi e piani d'azione concreti, assegnando le responsabilità ai vari team. È cruciale quantificare i risultati attesi tramite KPI, sia quantitativi che qualitativi, e dotarsi di sistemi di misurazione adeguati. Prima di procedere all'approvazione formale, condividiamo internamente una versione provvisoria dei nostri obiettivi, mettendo in evidenza le sfide, ma anche le opportunità che ci attendono. Eventuali aggiustamenti andranno fatti in questa fase, per arrivare infine a una versione definitiva da pubblicare e diffondere a tutta l'azienda. Il lavoro però non finisce qui. Dobbiamo tradurre gli obiettivi in piani operativi dettagliati, con tempi, budget e una chiara identificazione di potenziali ostacoli e rischi. Lanciamo anche una campagna di comunicazione interna per assicurarci il massimo coinvolgimento e la comprensione da parte di tutti i collaboratori. Monitoriamo poi costantemente i progressi attraverso dashboard dedicate e favoriamo un confronto periodico per capire cosa funziona e cosa va migliorato, anche nel processo stesso di definizione degli obiettivi. Vi invito a sperimentare questo approccio nella vostra realtà aziendale e a condividere con noi i risultati che otterrete. Sono certo che, con impegno e determinazione, raggiungerete i traguardi che vi siete prefissati. Prima di salutarvi, permettetemi di ricordarvi quanto sia importante far parte di una community di manager e imprenditori come la nostra, dove possiamo confrontarci, imparare gli uni dagli altri e crescere insieme. Se ancora non l'avete fatto, vi invito ad iscrivervi al nostro canale per non perdervi i prossimi episodi ricchi di spunti di valore e per accedere a risorse esclusive per la vostra crescita professionale. Abbiamo in serbo tanti nuovi contenuti che non vedrete l'ora di applicare nella vostra attività. Quindi cliccate sul pulsante iscriviti e unitevi alla nostra community di Essere Manager. Ricordate sempre il nostro motto: agisci per dare valore a ogni giorno. Applicatelo con costanza nella definizione e nel perseguimento dei vostri obiettivi aziendali. Grazie di cuore per avermi seguito.
Questo è tutto per oggi. Ci ritroviamo nel prossimo episodio. A presto!